Ciao a tutti, eccoci qui, buon anno nuovo a tutti. Nel video di oggi volevo fare un po' un recap dell'anno passato e vedere quali obiettivi sono riuscita a portare a termine, di quelli che mi ero prefissata per il 2025, e vi parlerò anche un po' di quali sono i miei obiettivi per l'anno nuovo e cosa cercherò di portare nel canale quest'anno. Allora, volevo fare giusto due premesse prima di iniziare il video. La prima è che non sono stata molto diligente nel 2025, mi ero prefissata un sacco di obiettivi, soprattutto in termini di video da fare. Come sempre sovrastimo il tempo che ho e ho fatto un po' fatica quest'anno a mettere insieme, diciamo, tutti i miei impegni, quindi lavoro, vita privata, canale YouTube. Vi dico già che un po' degli obiettivi che dovevo fare non li ho fatti, ma probabilmente li porterò avanti quest'anno, quindi perdonatemi se alcune cose che vi avevo promesso non sono uscite. Arriveranno. E seconda premessa, una cosa che volevo chiedervi, ho visto che quest'anno le views del canale sono un po' diminuite, soprattutto nella seconda metà dell'anno, e facendo un po' i miei studi ho ipotizzato che possa essere anche perché, vabbè, oltre al fatto che ho fatto meno video del previsto, ma vabbè, quello è colpa mia, ho anche notato che YouTube tendenzialmente nell'ultimo periodo tende a mandare molte meno notifiche dei video delle persone che si seguono. L'ho visto per esempio con le persone che seguo io, non mi arrivano le notifiche di questi YouTuber che seguo e quindi non so quando hanno pubblicato video nuovi. Volevo chiedervi se anche voi vi succede questa cosa, che non vi arrivano le notifiche dei miei video, e in tal caso quello che vi chiederei di fare è di controllare che tutte le notifiche siano attive, perché se lasciate notifiche personalizzate, ve lo mostro qui a schermo, quello che succede è che è YouTube a scegliere quando mandarvi le notifiche di quali video, sceglie lui di fatto, non di tutti, possono essere anche di quasi nessuno. Se volete effettivamente seguire me e sapere quando escono i video che pubblico, che già non sono tantissimi, vi consiglio di attivare tutte le notifiche per il mio canale. Fatemi sapere nei commenti se effettivamente avete notato che vi arrivano meno notifiche da me, che sono curiosa un attimo di capire cosa sta succedendo. E detto questo direi di iniziare e vorrei un attimo riprendere quelli che erano i miei obiettivi per il 2025, vedere cosa sono riuscita a portare avanti, cosa manca, cosa lascerei invece proprio da parte. Allora, il primissimo di cui vi avevo parlato era il lancio dello shop Etsy di cartamodelli digitali, e a questo c'era collegato il secondo obiettivo, che era quello di sviluppare in Clo 3D tutti i miei cartamodelli nelle varie taglie e verificare nel programma 3D che i cartamodelli vestano effettivamente bene su ogni taglia. Mettiamo questi due obiettivi insieme, perché ne ho fatto una parte ma non tutta. Allora, sono contenta perché sono riuscita quest'anno a usare tantissimo il programma Clo 3D. Praticamente quello che sono riuscita a fare è preparare tutta una serie di miei cartamodelli sviluppati nelle varie taglie, e ho verificato col programma che effettivamente vestano bene tutte le taglie, e questa era veramente la primissima, la base, diciamo, la cosa più importante, sia perché ho praticato molto di più questo programma e ora mi sento piuttosto confidente nell'usarlo, ecco, diciamo così, e oltre a questo ora sono, diciamo, sicura di avere tutta una serie di cartamodelli che vestono perfettamente, e devo dire che già erano molto buoni prima di fare il test col programma, quindi sono molto contenta di questo. L'unico cartamodello che ancora non sono riuscita a prendere per mano e a far tutto questo lavoro, che è anche quello più importante in realtà, è il cartamodello del pantalone base con le pants. È l'unico che mi manca, mi prenderò un weekend, spero non tra molto tempo, per fare un bel lavoretto anche su quel cartamodello, ed è di fatto l'ultimo che vorrei preparare bene prima di lanciare questo shop di cartamodelli digitali. Parliamo però un po' dello shop, perché cosa è successo in quest'anno? Vi avevo detto che volevo fare questo shop su Etsy, che è appunto una piattaforma pensata, almeno originariamente, per artigiani che possano, diciamo, vendere le proprie creazioni, quindi un marketplace per artigiani indipendenti, possiamo dire, qualcuno che crea cose con le proprie mani. I prodotti digitali sono comunque compresi in questa piattaforma, li puoi vendere. Detto ciò, cosa è successo? Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, Etsy si è riempito di schifezze.
letteralmente, cioè se fino a, diciamo fino a 2 anni fa, già un anno fa stava iniziando a peggiorare, ma se fino a 2 anni fa era ancora vivibile, nel senso che iniziavi a avere un po' come su Amazon un sacco di venditori che imitavano prodotti artigianali, ora c'è questo elemento e c'è anche il fatto che un sacco di gente cerca di creare cartamodelli digitali con l'IA, con l'intelligenza artificiale, e non lo dice neanche, non lo dichiara neanche, quindi è ovviamente una concorrenza, possiamo dire, sleale, nel senso che questi cartamodelli vengono spacciati per cartamodelli fatti da un umano, costano ovviamente, non lo so, 1/10, per dire, costano pochissimo rispetto a quelli che può fare una persona vera come me, e però non sta dichiarato da nessuna parte che sono fatti con l'IA, e quindi cosa succede? Che un sacco di gente ci casca, li compra, ovviamente resta deluso, e il problema però è che nella piattaforma non riesci più a distinguere quelli che sono cartamodelli fatti da una persona come me e quelli che sono fatti a caso, senza grandi criteri, da un'intelligenza artificiale. Se volete possiamo approfondire questo argomento in un altro video. Detto ciò, qui volevo solo dirvi questo, che appunto la piattaforma è peggiorata tantissimo nell'ultimo anno, e credo che, ci sto appunto ragionando in questi mesi, credo che opterò per fare uno shop a questo punto su un sito web proprio mio. Il vantaggio di Etsy è che ha integrato un motore di ricerca che può aiutare a essere scoperti da più persone, quindi oltre alla mia community che siete voi, che vedete i miei video, che sapete quando butto fuori un nuovo cartamodello, per dire, ti può scoprire anche qualcun altro che gira nella piattaforma, cerca cartamodello, abito, eccetera, e mi trova. Ora, il motore di ricerca interno di Etsy ti suggerisce cartamodelli fatti con l'IA tendenzialmente, e quindi anche quel vantaggio è un po' andato. Chiedo anche a voi, qui faccio un appello, vi chiedo se per caso conoscete delle altre piattaforme tipo Etsy, degli altri marketplace che potrei provare ad utilizzare per vendere questi prodotti che comunque sono di fatto artigianali. Fatemelo sapere nei commenti, io mi sto facendo le mie ricerche in questo periodo. L'alternativa, se no, è appunto fare un sito web proprio. Quindi, in sostanza, di questi obiettivi, diciamo che il materiale grezzo è pronto, quello proprio che devo vendere. Manca la parte successiva, che è quella di preparazione di tutte le descrizioni dei prodotti, più o meno sono già fatte, ma va un po' sistemato, e creare un sito web se decido di andare per quell'opzione. Quindi andiamo avanti con il prossimo obiettivo. Il terzo era continuare a disegnare in digitale e sviluppare la mia creatività. Allora, se devo essere sincera, di questo non sono riuscita ad essere molto diligente a portare avanti questo obiettivo. Avrei voluto disegnare, appunto, continuare a disegnare dopo la sfida che avevo fatto a dicembre del 2024. Volevo continuare a disegnare per 20 minuti ogni giorno e vedere dove questo mi avrebbe portato. Non ce l'ho fatta perché il tempo è sempre quello che è. Diciamo che comunque, nonostante non sia diventata un'abitudine quotidiana, ho comunque messo in pratica i miei famosi 3 mood board creativi che avevo fatto ancora l'anno prima, e ho fatto tutto un progetto di cui vi parlerò più avanti, di un abito molto importante per me. Ci sto lavorando in questo periodo e credo che il video uscirà a inizio estate probabilmente, e non vedo l'ora di mostrarvelo. Lì ho fatto un bel po' di ricerca, disegni e ovviamente poi cartamodelli, Inclo 3D e ovviamente tutta la parte di cucito che devo ancora fare. Per ora sono alla fase di prototipo, quindi vi anticipo già che quest'abito sarà uno dei progetti di cucito che vi mostrerò quest'anno. Non vi posso anticipare molto, ma vi dico giusto per darvi il contesto che si tratta di un abito da cerimonia. Poi andiamo al prossimo obiettivo, che era finire lo studio. Allora, questo qui è un argomento molto ostico ormai. Questo probabilmente è quello che mi dispiace più di tutti, ma è quello di cui ho fatto meno, decisamente, perché ormai è meglio se anche non ne parlo più. Cioè, spero veramente nel 2026 di finirlo questo studio e di cambiare la location in cui registro i video. Di fatto ho iniziato a fare il basamento di questo famoso armadio che deve circondare il mio nuovo studio, in cui mettere poi tutte stoffe, carta, eccetera eccetera, e però no, il tempo è stato troppo poco e non sono riuscita ad andare avanti, purtroppo. Io spero veramente di finirlo entro il 2026. Poi volevo finire dei progetti di cucito vari che avevo iniziato nel 2024, che erano rimasti un po' in sospeso. Quelli che volevo fare erano la camicia con nastrini in vita,
fatto, quella è finita. Il pantalone elasticizzato, quello modificato, che eravamo partiti dal cartamodello del pantalone elasticizzato base, quindi molto aderente. Vi ho mostrato come modificarlo in Clo 3D e abbiamo fatto un cartamodello di un pantalone piuttosto largo, sempre elasticizzato. Avrei voluto finirlo in quest'anno, ma non ci sono riuscita, lo sto comunque cucendo in questi giorni e ve lo farò vedere presto. Poi volevo anche finire la t-shirt, di quella, abbiamo visto come fare il cartamodello, però devo ancora cucirla. Ho preso la stoffa, molto carina, faremo una t-shirt in costina aderente, anche quello arriverà, devo iniziare a cucirlo dopo il pantalone. E una cosa che sono contenta di essere riuscita a finire è stato l'abito a trapezio estivo. Quello me l'avete richiesto in tanti e è venuto molto carino secondo me. Poi una cosa che invece volevo fare e non sono riuscita è il pantalone base senza pants e cucirne poi anche uno. Purtroppo di questo non sono riuscita a fare neanche un video, lo volevo fare in velluto a coste abbastanza fine, rosa, con un tessuto che avevo comprato a Parigi anni fa. Quello non ho fatto a tempo, purtroppo non ho fatto tempo. Questo confido di farlo in quest'anno. Voglio ancora fare questo cartamodello, voglio farmi quel pantalone, quindi sicuramente usciranno i video. Poi c'era la serie dei tessuti che quest'anno non sono riuscita a continuare. Volevo fare il video sulla seta, quindi quello sarà il prossimo, però vorrei prima andare anche nel museo della seta che c'è vicino a casa mia, e in modo da farlo un po' più preciso, diciamo, avere qualche immagine, qualche reference, e quindi non appena riesco ad andare, diciamo che farò anche quello, e quello successivo credo che sarà sulla lana probabilmente. Poi non ho fatto video sulla lingerie, c'è ancora il desiderio di fare video sulla lingerie. Quelli sono dei tutorial parecchio impegnativi da fare, quindi magari potrei prima fare uno di slip e poi eventualmente il reggiseno, se vedo che quello degli slip va bene. Se è un argomento che piace magari passiamo anche al reggiseno, che è ovviamente la parte più difficile. Fare cartamodelli di lingerie è parecchio difficile. Quest'anno mi sono seguita tutto un podcast di Trudy Gardner, è in inglese in realtà, però molto interessante perché intervista un sacco di designer di lingerie e modellisti. Veramente ho capito che è molto più difficile che fare abiti normali, diciamo, perché diciamo molto ingegneristico, è tutta una questione di sostenere pesi, quanta forza ti serve per sostenere un determinato peso del seno, è tutto fisica, diciamo, e quindi non facile per niente. Quindi qual è il punto? Mi piacerebbe provare a fare un video su un reggiseno, ma con l'idea che so di non essere esperta di questo argomento come queste persone qui, quindi magari se lo farò più con un approccio di ok, facciamo insieme questa cosa, ma non è detto che sia perfetta al primo tentativo. Quindi se è così magari sì, lo facciamo. Non voglio spacciarmi assolutamente per un'esperta dell'argomento però. E poi nei progetti del 2026 di Cucito ci sarà l'abito da cerimonia di cui vi parlavo prima. Poi l'obiettivo successivo che avevo era imparare altri programmi 3D da affiancare a Clo 3D. Questo l'ho iniziato nell'ultimo mese, quindi un po' in extremis. Allora è un argomento vasto questo. Ho seguito un po' di tutorial del programma Substance Painter. Ne prenderò per mano uno alla volta. Non posso fare tutti quelli che mi ero prefissata ovviamente inizio 2025, quello era un obiettivo a tendere. Adesso pian piano li imparerò un pochino e vedrò anche quali sono più utili e quali meno. Quindi questo programma Substance Painter mi piace un sacco perché permette di proprio migliorare le texture dei miei abiti. È diciamo particolarmente indicato se uno lavora con un sacco di tessuti magari tridimensionali. Quindi i pizzi, per esempio, sono un ottimo esempio, i damaschi, che hanno tutte delle lavorazioni appunto tridimensionali di motivi floreali o quant'altro. E anche le lane, stessa cosa, sono tessuti molto tridimensionali, magari le pelli traforate, insomma tutte queste cose vengono create in tridimensionale in modo molto realistico con questo programma. Vediamo se riuscirò ad utilizzarlo, a mostrarvi un po' di effetti magari di render 3D dei miei abiti creati un po' meglio, diciamo, tramite questo programma. Colgo l'occasione per chiedervi anche di scrivermi nei commenti se vorreste vedere qualche approfondimento maggiore sul programma Clo 3D, che sono molto contenta che quest'anno sono riuscita anche a portarlo un po' di più nel canale, a mostrarvi
come lo utilizzo in vari progetti. Quindi finora abbiamo mostrato il pantalone elasticizzato largo, la t-shirt, a breve uscirà anche il video del cartamodello della t-shirt oversize, sempre fatto col programma, l'abito a trapezio estivo. Quindi sono uscite parecchie cose e sono contenta, mi sembra sia piaciuto anche a voi, ma vi chiedo un parere anche nei commenti qui sotto. Poi ultima cosa, volevo andare avanti con la serie sulle riparazioni e riciclo dei capi. Qui avrei voluto fare di più, sono riuscita solo a riparare una mia t-shirt verso la fine dell'anno in uno degli ultimi video. Ho in realtà veramente sacchi di abiti che potrei sistemare e utilizzare per questo progetto. Una cosa che vorrei fare prima dell'estate, speriamo di riuscirci, è di sistemare un altro mio abito, un abitino estivo. È senza tasche, ma gli abiti senza tasche sono veramente scomodi e quindi ho pensato di mostrarvi come aggiungere delle tasche se un vostro capo non le ha. Può essere anche un camicione largo, può essere un pantalone, può essere una gonna. Vi mostrerò come aggiungere delle tasche sul fianco, che credo sia molto utile. E poi vedrò di studiarmi qualche altro video per questa serie. Poi una cosa nuova che vorrei fare è provare a riutilizzare la macchina da cucire vintage di mia nonna. Praticamente ve l'avevo mostrato in uno short, credo 2 o 3 anni fa, che avevo trovato questa sua macchina in soffitta. Non l'ho mai utilizzata fino a più o meno un mese fa. Mi sono messa con la nonna a provare ad accendere questa macchina e a vedere se funzionava, perché non avevamo proprio idea. Cioè lei si ricordava sì, dovrebbe funzionare, però era ferma da 50 anni più o meno. Comunque si tratta di una Singer 15M88. L'abbiamo provata e voglio mostrarvi questo video. Sarà un video un po' così, buttato su alla buona probabilmente, però ho registrato tutta questa prova che ho fatto con la nonna. Sicuramente la macchina ha bisogno di qualche sistemazione ancora, devo comprare un pezzo, devo pulirla bene, però diciamo che sicuramente potrò farci qualche contenuto e non lo so, in quest'anno mi sono un po' fissata con questa cosa delle macchine vintage. Questa qui nello specifico è una macchina a pedale, quindi non elettrica, e mi piace l'idea di poter cucire anche se ti manca la corrente elettrica. Mi piace il fatto che queste macchine erano delle macchine casalinghe, ma rispetto a quelle di oggi, alle macchine casalinghe di oggi, avevano una qualità del punto pazzesca, che è molto più vicina a quelle che oggi sono le macchine da cucire industriali, che ovviamente costano parecchio. Infatti io ancora non ne ho comprata una, diciamo che è un obiettivo a tendere. Mi piacerebbe avere una macchina industriale per le cuciture dritte, però costano tanto e finora non l'ho presa. Trovo affascinante il cucire con il pedale. Io non avevo mai provato, ho provato proprio in questa occasione con la nonna che mi ha un po' spiegato il movimento. È molto bello, è una cosa lenta, sì, però affascinante. E niente, anche di questo volevo chiedervi se è un argomento che vi interessa e fatemelo sapere nei commenti, sono molto curiosa. Magari c'è già un sacco di gente di voi che effettivamente cuce con questo tipo di macchine. Ripeto, è più lento cucire con queste macchine, sì, però la qualità è più alta e probabilmente è più piacevole il cucire con una macchina di questo tipo, perché diciamo il tempo un po' si ferma, credo. Ora ho avuto ancora poco a che fare, però il fascino secondo me è quello, rispetto alle nostre macchine da cucire che sono molto più veloci. È tutto questa macchina è più veloce dell'altra, quindi prendi questa perché fa i punti più veloci, è tutto un correre, no? E invece queste, all'opposto, devi creare dei movimenti che fanno funzionare la macchina, dei movimenti proprio fisici, non solo premi il pedale così, ti metti in sincronia con questa macchina da cucire e lei lavora insieme a te. È carino. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tema. A me piacerebbe appunto rimettere in piedi questa macchina, farla funzionare perfettamente, cucirci qualche abito, ovviamente, iniziare a fare qualche progetto con questa macchina. Intanto inizio con questa, poi so che ne ho un'altra in una soffitta dei miei parenti da prendere per mano. La lascerò però come progetto successivo. Se intanto riesco a rimettere in piedi quella di mia nonna, sono già contentissima e intanto prendo la mano con quella e capisco se mi piace, eccetera. Comunque non mi ricordo se l'avevo detto, ma la nonna l'ha comprata nel 54, quindi attualmente questa macchina ha 72 anni, non male.
E niente, queste erano tutte le mie riflessioni sugli obiettivi per l'anno nuovo e come vedete non ho messo dentro troppa roba in più perché ho detto basta, cioè se mi prefiggo troppe cose va a finire che poi non ne faccio neanche metà, quindi cercherò di portare avanti quello di cui vi ho parlato, però come avrete visto c'è ancora dello spazio, sono rimasta un po' generica su alcuni temi, quindi se c'è qualcosa che vi piacerebbe che approfondissi fatemelo sapere nei commenti, volentieri. In particolare fatemi sapere quello che vi ho chiesto all'inizio, se vi arrivano le notifiche dei miei video e nel caso se non vi arrivano mi raccomando cambiate e mettete tutte le notifiche. Poi sono curiosa di sapere cosa ne pensate del programma Clo 3D, se vi sono piaciuti i video che ho pubblicato in quest'anno, se li avete trovati chiari, se si capisce bene anche come fare cartamodelli anche utilizzando quel programma e se avete qualche altra richiesta di video magari di cucito e cartamodello nello specifico fatemelo sapere nei commenti. Per oggi direi che è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!